Ciao ragazzi, bentrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito. Non è un unboxing, ma una comparativa fra due modelli che si sono fatti tanto attendere sul mercato del rally slot. Stiamo infatti parlando della Toyota Yaris nella sua versione VRC. Qui abbiamo due modelli di due case diverse. Abbiamo da questa parte il modello della Avant Slot, mentre da quest'altra parte il modello della spagnola Scalextric. Andremo adesso a compararle l'una con l'altra, andando così a scoprire i pesi, le misure e anche le rifiniture di entrambi i modelli per scoprire quale tra le due è effettivamente la migliore. E allora cosa stiamo aspettando? Andiamo subito ad aprire le due confezioni e andiamo così a vederle nel dettaglio. Le ho entrambe sul banco da lavoro nella loro confezione originale. Partiamo adesso da quella di Avant Slot e andiamo così a scoprirla più nel dettaglio. La confezione di Avant Slot è sicuramente una confezione leggermente più piccola rispetto a quella di Scalextric. La macchina è contenuta in una teca da un verde sgargiante e sul retro della confezione stessa abbiamo il marchio Avant Slot. La teca è quasi tutta trasparente e permette così di avere a vista l'intero modello. Per aprirla basta semplicemente andare a sollevare il coperchio di policarbonato trasparente. Girandola al contrario scopriamo le due viti che la tengono salda e ben ferma sulla sua basetta, permettendole così un trasporto più agevole senza andare a rischiare di rompere qualche suo componente. La confezione della Scalextric invece è leggermente più grande, anche questa ha un coperchio di policarbonato trasparente che permette la visione a 360 gradi della vettura. Decisamente molto più accattivante come è posizionata la macchina all'interno della sua teca. Infatti, come vediamo, non ha una vera e propria basetta, ma ha come una sorta di piedistallo che permette alla macchina di stare ferma in posizione obliqua. In questo modo abbiamo una visione più dinamica dell'intero modello da slot. Per andare a togliere il nostro coperchio di policarbonato trasparente abbiamo due levettine sul lato corto della nostra teca che ci permette appunto di andare a sfilare il suo coperchio e andare a scoprire così la macchina in tutta la sua bellezza. Girando la vettura al contrario andiamo a scoprire anche il sistema di aggancio di questa rispetto alla sua basetta. Qui non troviamo una vera e propria basetta come per l'Avant Slot, ma abbiamo appunto, come dicevamo prima, un piedistallo, per cui avremo la necessità di andare a svitare e poi togliere questo inserto per poter andare a sganciare la vettura dalla sua confezione. Ed eccoci qua con le due vetture tolte dalle loro basette originali. Abbiamo da questa parte la versione di Avant Slot e la Toyota Yaris VRC, possiamo dire in versione notturna in quanto ha la fanalleria anteriore montata sul cofano. Da questa parte abbiamo invece la vettura della spagnola SCX o Scalextric, non ha montato il castelletto fari, non è nella sua versione notturna, è la vettura che ha partecipato comunque al Rally di Monte Carlo, così come quella proposta da Avant Slot. Guardiamo più da vicino la Toyota Yaris di Avant Slot. Innanzitutto dobbiamo dire che ha una colorazione nera opaca veramente molto accattivante. Mi piacciono veramente tanto anche i cerchi originali, si intravedono anche le pinze dei freni rossi e poi abbiamo i copertoni, quelli originali, quelli che trovate nella confezione, con le scritte Pirelli Scorpion, grandi, evidenti, che si vedono bene e devo dire stanno veramente molto bene su questa vettura, le donano un aspetto veramente corsaiolo. Il muso della vettura è sicuramente un muso aggressivo, la fanaleria mi piace molto, è una fanaleria che rende la vettura molto più accattivante nel suo insieme. Bello il marchetto della Toyota perfettamente incastonato nel cofano anteriore. I vetri laterali, sia quello del navigatore che quello del pilota, sono dotati di una feritoia. Questa feritoia va un po' a simularmi quello che è il finestrino che abbiamo sulle VRC. Per quanto riguarda il dietro della vettura, il nostro posteriore, abbiamo il vistoso alettone. In questo caso è costruito in due parti, una collegata all'altra, viene incastrato e attaccato direttamente alla scocca della nostra vettura, quindi è un alettone comunque decisamente stabile, non va a superare quella che è la larghezza
laterale della vettura. L'unica cosa di negativo che possiamo vedere su un lettone di così grandi dimensioni è il peso, quindi inciderà un po' su quello che sarà la struttura complessiva del nostro veicolo. La parte posteriore mi piace parecchio, è molto ben realizzata la parte della fanaleria, infatti qui possiamo andare a vedere la simulazione del LED lungo tutto il cofano posteriore della vettura. Internamente nell'abitacolo possiamo andare a scorgere pilota e navigatore, sono entrambi molto minimal, infatti notiamo subito che sono tagliati a metà. Questa è una scelta di Avanslot probabilmente per andare a diminuire un po' quello che è il peso complessivo di tutta la vettura. Il navigatore tiene fra le mani un foglio per le note di generose dimensioni, dove al di sopra non c'è però scritto assolutamente nulla. Per quanto riguarda anche la divisa del pilota e navigatore, possiamo dire che sono di colore bianco scarni, senza neanche un adesivino o comunque una tampografia che va ad arricchire un po' quello che è l'impatto visivo della vettura nel suo insieme. Passiamo ora alla vettura di casa SCX. Qui abbiamo una vettura, come dicevamo prima, priva della sua fanaleria anteriore. Nel generoso frontale della vettura non ci sono neanche i due fari di profondità ricavati direttamente sul paraurti della vettura. Gli specchietti, così come per l'Avanslot, sono decisamente larghi, sono importanti, vanno oltre quello che è la sagoma della vettura e potrebbero in qualche modo avere qualche impedimento su oggetti che si trovano a bordo pista. Le ruote mi piacciono leggermente di meno rispetto a quelle della Avanslot, non hanno una scritta così evidente come per l'altro modello. Anche per queste però è presente il marchio Pirelli con la scritta sotto zero ad indicare comunque la marca e la tipologia di copertoni installati, in questo caso sul modello reale 1 a 1. Anche per la vettura di casa SCX il colore nero risalta veramente tanto con l'argento del tetto e con le finiture tampografate delle varie colorazioni. Spostandoci sul retro della vettura notiamo anche qui l'alettone di generose dimensioni. Va subito detto che alla vista questo risulta leggermente più basso rispetto di quello di Avanslot e forse anche un pelino più contenuto. Anche in questo caso la tenuta è ben salda, perché tutto il comparto dell'alettone va ad incastrarsi direttamente sulla scocca e sulla carrozzeria della vettura stessa. Così come per la sorellina di casa Avanslot, anche in questo caso la parte della fanaleria posteriore è veramente molto ben realizzata. Anche qui la simulazione del LED che corre lungo tutto il portellone posteriore dona un aspetto gradevole alla vettura. Le finiture sono pressoché identiche, anche in questo caso sui vetri anteriori abbiamo la simulazione del vetro a scorrimento della vettura in scala 1 a 1. Pilota e navigatore in questo caso sono decisamente più raccolti rispetto a quello che abbiamo visto prima nella versione di Avanslot, si vedono leggermente meno perché sono in una posizione più arretrata, però notiamo subito che qui la colorazione di entrambi, quindi del pilota e del suo navigatore, è arricchita dalle decal del team Gazoo Racing Toyota e quindi donano un aspetto molto più gradevole, molto più accattivante anche in questi piccoli dettagli. Anche in questo caso il navigatore tiene in mano il classico foglio delle note, leggermente più piccolo rispetto a prima, ma come per il modello precedente anche questa volta non c'è nulla scritto al di sopra. L'unica vera differenza, quindi, come vi ho detto prima, risiede un po' nell'alettone posteriore delle due vetture e poi sicuramente nel frontale, dove in una è presente la fanaleria mentre nell'altra il muso risulta decisamente più pulito. E questi sono i telai delle due vetture. Qui abbiamo di colore nero e verde l'Avanslot, mentre da questa parte, con la doppia cinghia di trazione, quello della Scalextric. Le principali differenze fra i due telai sono ben visibili già dallo smontaggio delle carrozzerie. Abbiamo infatti da questa parte Avanslot che presenta il motore posizionato angle winder rispetto all'assale posteriore, è un motore a cassa lunga ed è posizionato su un banchino dotato di sospensioni. Prendiamolo un attimino in esame e andiamo infatti a notare
che nella parte posteriore, come già era avvenuto nella Toyota Yaris Rally 2, abbiamo queste due sospensioni che permettono al banchino di andare ad oscillare. Molto intelligente il fatto di andarlo a puntare su un unico asse nella parte anteriore, in modo da farlo anche ruotare e oscillare lateralmente, rendendo così di fatto indipendenti le due ruote posteriori. Il banchino che va a reggere il motore è un banchino leggermente particolare, perché abbiamo un banchino grosso, tutto quello verde che voi vedete all'interno del telaio nero, che va a sorreggere un ulteriore banchino più piccolino, possiamo chiamarlo anche un supporto, che mi permette di andare a fissare il motore. Questo supporto per il motore può traslare leggermente di qualche decimo di millimetro, in modo da farmi riuscire a allineare perfettamente corona e pignone nel migliore dei modi. La meccanica di questa Toyota Yaris VRC di Avanslot è una meccanica di tipo professionale. Abbiamo infatti i cerchi in alluminio nella parte posteriore della nostra vettura, in plastica nella parte anteriore, perché come ho già detto più volte questo ci serve per andare a contenere il peso complessivo della vettura, essendo comunque questi cerchi quelli che non hanno la trazione principale, perché è vero che questa è una macchina a 4 ruote motrici, però la trazione principale sta sempre sulle ruote posteriori, poi viene rimandata su quelle anteriori attraverso questo elastico e queste due pulegge. La sale posteriore ruota all'interno di due boccole che vanno ad incastrarsi sul banchino motore. La corona è una corona bicomponente, ingranaggio in plastica, fissaggio alla sale posteriore in alluminio. Un unico assale anteriore con grani di regolazione posti sia nella parte anteriore che nella parte sottostante il nostro telaio. Il pick-up è un pick-up molleggiato, quindi è in grado di basculare verticalmente ed è un pick-up a vite. Particolare cura è stata data ai cavi di alimentazione che portano appunto corrente dal pick-up verso il nostro motore, in quanto abbiamo la diversificazione del polo positivo e del polo negativo con due cavi di colore diverse. Le guaine restringenti sono state inserite per andare ad eliminare quasi del tutto i pericoli di cortocircuiti, e un'ulteriore guaina termorestringente è stata posizionata circa a metà della lunghezza dei cavi motore per renderli comunque uniti e più facili da spostare e maneggiare all'interno della vettura. Su questa macchina abbiamo anche il magnete, come ormai su quasi tutte le macchine. Questo è posizionato nella posizione centrale, ma è anche possibile, grazie a questo banchino che ha un secondo supporto, andarlo a rimuovere da questa posizione e andarlo a posizionare quasi al di sotto dell'assale posteriore. Va ricordato sempre comunque che durante le competizioni il magnete non può essere utilizzato. L'attacco di questo telaio rispetto alla sua carrozzeria avviene mediante 3 punti. Abbiamo un punto nella parte posteriore e 2 punti nella parte anteriore. Occupiamoci ora invece di quello che è il telaio della nostra Scalextric. Qui abbiamo un telaio in materiale plastico leggermente più grande, si nota infatti subito alla vista rispetto a quello di Avanslot. Qui la tecnologia si è evoluta pur rimanendo quasi invariata nel corso degli anni. Infatti la SCX o Scalextric spagnola adotta un sistema particolare per portare corrente dal pick-up verso il motore. Abbiamo queste due bandelle di rame sulle quali vanno ad appoggiare altre due lamelle provenienti direttamente dal polo positivo e dal polo negativo di questo motore. Un motore, potremmo dire proprietario, perché di fatto è un motore Mabuki UK a cassa corta, però come vedete abbiamo la parte frontale a vista, permettendoci così quindi di andare a fare anche un'eventuale manutenzione in quelli che sono i nostri carboncini. Questo potrebbe essere un fattore positivo, ma anche un fattore negativo, in quanto essendo il motore aperto ha la problematica di potersi sporcare molto più facilmente rispetto a un motore a cassa chiusa. La meccanica non è di tipo professionale, abbiamo sicuramente una corona molto silenziosa, abbiamo una sale posteriore in materiale ferroso, qui non abbiamo un acciaio di tipo rettificato che va ad assicurare il movimento delle due ruote posteriori. La sale scorre all'interno di due boccole in ottone che sono posizionate in due supporti direttamente sul telaio della vettura.
La corona, come vediamo, non è di tipo professionale, infatti è un monoblocco di plastica, pur essendo di buona fattura, chiaramente non dà le prestazioni di una corona in bicomponente o comunque di una corona in alluminio. All'interno del nostro telaio notiamo anche questo chip posizionato quasi al centro del telaio stesso. Questo ci dà la possibilità, unito alla scocca della nostra macchina, di andare a far accendere le luci anteriori e posteriori del nostro modello durante la marcia normale sulla nostra corsia. Il pick-up è un pick-up particolare, è un pick-up molleggiato, potremmo dire così, anche se la corsa non è esageratissima. Non è un pick-up a vite perché è un pick-up ad incastro, ha la particolarità di avere una molla di rinvio che lo va sempre e comunque a riposizionare al centro. Quindi nel caso di fuoriuscita della vettura rispetto alla pista sarà molto più facile e soprattutto più veloce andare a riposizionare la vettura nella sua corsia per poter ripartire. Un'altra particolarità di questa vettura è la mancanza di un assale unico nella parte anteriore. Abbiamo infatti due semi-assali per quanto riguarda le ruote anteriori che diventano così di fatto due ruote indipendenti. Ecco perché la necessità di avere la doppia puleggia con il doppio elastico di rinvio per permettere alla vettura di diventare una vera 4 ruote motrici. Anche in questo caso il motore rimane fissato su un banchino, è un banchino decisamente molto meno basculante rispetto a quello di Avant Slot, che ha il solo compito di dare una leggera flessione alla struttura stessa del veicolo. Come per la sorella di casa Avant Slot, l'attacco di questo telaio rispetto alla sua carrozzeria avviene mediante 2 punti nella parte anteriore e un solo punto nella parte posteriore. Questo permette di avere un maggiore e sicuramente migliore basculamento della vettura. Ed eccoci arrivate alle due scocche delle nostre Toyota Yaris VRC. Partiamo da quella di Avant Slot. La giriamo al contrario e come possiamo vedere internamente è decisamente molto scarna. Anche l'abitacolo stesso è tagliato, è un abitacolo in acetato, sicuramente leggermente più spesso rispetto a quello che utilizziamo normalmente durante le competizioni, ma già si capisce che si tende ad alleggerire il peso e la struttura della nostra vettura. Non c'è praticamente nulla da dire perché la nostra carrozzeria, girandola al contrario, come vedete, ha soltanto le due colonnette nella parte anteriore e una colonnetta nella parte posteriore. La carrozzeria della SCX la giriamo al contrario e notiamo invece che è una carrozzeria decisamente un po' più complessa, un po' più complicata. Abbiamo innanzitutto un abitacolo non piatto, abbiamo un abitacolo in plastica dura, come si sente anche al tatto, il che ci permette sicuramente di avere dei piloti costruiti in modo migliore, più belli alla vista, ma anche molto più pesanti. E poi abbiamo questo reticolato in rame con questi due chip digitali che montano al loro interno due LED in grado di dare luce sia ai fanali anteriori che quelli posteriori. Chiaramente il tutto a discapito del peso e della maneggevolezza generale del nostro modello. Visto che queste vetture sembrano così identiche, anche se in realtà ognuna di esse ha le proprie caratteristiche, direi che la cosa migliore sia quella di andarne a prendere i pesi e le misure sia della scocca sia del telaio, ma anche della vettura completamente montata. Partiamo dalla carrozzeria di Avant Slot, andiamo con il calibro a misurarne la sua lunghezza. La misura è di 136,5 mm, 13,65 cm. Per non dimenticarci la misura, andiamo subito a verificare la stessa dimensione sulla carrozzeria della SCX. La misura del calibro ci riporta esattamente alla stessa identica dimensione, 136,5 mm. Andiamo così anche a misurare quella che è la larghezza posteriore delle due vetture. Partiamo dalla Avant Slot come prima. La larghezza posteriore è di 61 mm, 6,1 cm. Spostiamoci sulla vettura di casa SCX che ci sembra subito leggermente più stretta e infatti il calibro ha una misura di 60 mm netti, 6 cm. Nella parte anteriore la vettura di Avant Slot ritorna ad essere leggermente più larga rispetto alla SCX con i suoi 61 mm, 6,1 cm,
mentre la vettura di SCX riporta, come per la parte posteriore, una misura pari a 6 cm, ovvero 60 mm. E andiamo adesso a farne i vari pesi. Partiamo dal pesare la carrozzeria della Avanslot. Questa misura 22,5 grammi. Alziamo la carrozzeria, la ripesiamo e abbiamo nuovamente un peso pari a 22,5 grammi. Posizioniamo da una parte la carrozzeria di Avanslot e andiamo a prendere quella della SCX. Qui abbiamo un peso decisamente molto più importante, 35,9 grammi. Alziamo e riposizioniamo la nostra scocca, 35,9 grammi. Occupiamoci ora di andare a pesare i due telai. Come sempre in questi casi, quando vado a misurare il peso dei telai, metto al di sopra il supporto che mi permette così di andare a pesare il telaio senza avere il problema che magari il pick up o le ruote vadano a toccarmi i bordi della bilancia sfalsandomi il risultato. Il telaio completo della Avanslot pesa 61,3 grammi. Alziamo, riposizioniamo sul peso 61,3 grammi. Prendiamo il telaio dell'SCX e lo andiamo a pesare, 47,3 grammi. Anche in questo caso diamo come sempre la seconda pesata, 47,3 grammi. Ora rimontiamo le due vetture e andiamo così a verificarne il peso complessivo di entrambe a vettura completamente montata. Abbiamo già sulla bilancia la macchina completa di Avanslot e abbiamo un peso di 84,1 grammi. E rifacciamo come sempre il secondo passaggio sulla bilancia e abbiamo un peso di 84,2 grammi. Quindi la macchina pesa 84,1, 84,2 grammi. Spostiamo la Yaris VRC di Avanslot e prendiamo quella di SCX. La posizioniamo e abbiamo 83,8 grammi. Anche in questo caso utilizziamo i due passaggi, 83,8 grammi. Quindi come vedete queste due vetture sono alla fine abbastanza equivalenti, ma ricordatevi, stiamo esclusivamente parlando di un modello da scatola così come lo abbiamo tirato fuori dalla sua confezione originale. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo confronto. Come avete visto, le due vetture hanno poi alla fine un peso quasi uguale, ma attenzione, in quanto questo peso uguale è comunque ripartito in modo differente tra quello che è il telaio della vettura e la scocca della stessa. Questi sono sicuramente accorgimenti che vanno tenuti in considerazione nel caso in cui uno voglia partecipare a delle gare di campionato italiano o comunque anche a delle gare all'interno del proprio slot club, laddove quindi occorre preparare la macchina. Sì, perché va ricordato che il telaio, tutta la parte motoristica comunque è soggetta ed è vincolata ad un regolamento. Quello che conta è la vera e propria carrozzeria e in questo caso sembra che la Avant Slot sia comunque un pelino più avvantaggiata rispetto all'SCX in termini di peso. Va anche però detto che la macchina dell'SCX è forse un pelo più curata a livello estetico e poi ha le luci che donano comunque un quel qualcosa in più che ci piace veramente molto quando vediamo girare la macchina sulla nostra pista. Ragazzi, mi fermo qui, non vado oltre, non vado a fare le prove di ogni singola vettura perché le abbiamo già fatte su alcuni video in passato, sia della Toyota di Avanslot sia di quella di SCX, per cui in descrizione avete i link se volete approfondire sia l'unboxing sia la vera e propria prova su pista. Io come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante questo video, se avete trovato i contenuti di vostro gradimento. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se avete necessità di farmi qualche domanda e io come al solito vi do appuntamento qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.